Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio e abbiamo la carta del giudizio. Amici del Sagittario, può essere un momento di presa di consapevolezza, un momento dove avrete un lampadario che si accende e non una sola lampadina. Potrebbe esserci come una visione di insieme in questo periodo. E per qualcuno può fare anche riferimento a qualche tema del passato o una persona del passato che magari si riaffaccia. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. La lettura è valida per il segno solare, lunare e l'ascendente. Vi ricordo che per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 7 di denari, regina di denari, due di bastoni, asso di spade, re di spade, 8 di coppe, 5 di spade e 6 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo un po' l'energia più importante che verrà fuori. Voi cercate comunque di adattare la lettura alla vostra realtà. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, denaro, insomma. Allora, partiamo con questo 7 di denari che è una carta di fermo fondamentalmente. Può essere un momento di attesa, un momento dove sento che c'è bisogno di prendersi cura del quotidiano. Asso di denari. Sei di spade. Sembra quasi che ci sia un nuovo inizio con questo asso di pentacoli, o lontano da certi problemi, o può anche essere che qualcuno stia aspettando questo nuovo momento. Andiamo a vedere la regina di denari. Scusate, una regina di bastoni. 4 di spade. E fante di coppe. Credo che verso la seconda, diciamo la terza settimana del mese, supponendo che il mese ne abbia 4, ma non so a livello di calendario se siano 4, 5, 4 e mezzo, insomma, vabbè, ci sia come l'andare verso, può essere la regina di bastoni, può essere una situazione, un qualche tipo di nuova proposta, di nuova offerta, è come se si andasse verso questo nuovo inizio dell'asso di pentacoli. Con calma, perché si parte con un 7 di pentacoli, quindi c'è come una fase riflessiva all'inizio probabilmente.
Per qualcuno c'è come voglia di allontanarsi dai problemi, di allontanarsi da quello che può essere la parte pesante della vita o di quello che è stata la vita fino a questo momento. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. È interessante perché nella terza settimana, diciamo così, avete tutte le energie al contrario, praticamente, come se foste un po' incastrati. E difatti anche questo 2 di bastoni al contrario mi dice che si fa fatica a capire che cosa si vuole, da che parte si vuole andare. Ecco, anche qui gli amanti al contrario, ruota della fortuna e 9 di bastoni. Qualcuno si sta proteggendo. È come se voleste fare un passo in avanti verso questa nuova situazione, un passo iniziale, potrei anche dire, con questo asso di pentacoli, però io credo che non siate completamente convinti di quello che andrete a fare. Per qualcuno sento questa carta degli amanti collegata a questo fante di coppe, è come se non aveste abbastanza sicurezza di voi stessi per offrire una coppa come cavalieri, ma solo come fanti. Cioè è come se non foste sicuri di poter offrire tanto e quindi vi limitate a offrire poco. Però è anche vero che qui c'è la ruota della fortuna. Questa energia dell'offrire potreste essere voi nei confronti di questa regina o anche il contrario, eh? Quindi ricevere come una proposta un po' debole. Sento più la prima, però andiamo a vedere l'asso di spade. Papa e regina di coppe. Può essere che qualcuno di voi non sia chiaro o non parli chiaro inerente a qualche tipo di legame, qualche tipo di contratto, qualche tipo di punto medio che magari vorreste avere, soprattutto se con questo giudizio e 6 di spade arrivate da un periodo burrascoso con il partner lavorativo, con i colleghi, il partner romantico e state come cercando di creare un nuovo inizio, che in realtà con questo fante di coppe è un po' deboluccio. Però devo anche dire che qui è come se vi mancasse un certo tipo di equilibrio per proporre di più. Datemi una carta per la ruota. C'è come un cambio di intensità ad un certo punto, secondo me. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo l'imperatore. C'è qualche tema sul... Oh, il re di coppe. Re, imperatore e papa. Guardate ragazzi, siccome c'è la carta del giudizio, vi dico, ho come la sensazione, c'è anche la ruota della fortuna, tra le altre cose, e c'è anche la carta degli amanti, tra le altre cose, e non ho ancora finito di spiegare queste, io ho molto la sensazione che questa situazione o questa relazione sia una questione di tipo karmico. Cioè, per qualcuno ci sono già stati dei voti in qualche vita passata con questa persona, può essere una persona con la quale siete già stati sposati o avete già creato una famiglia. Qui è come se ci fosse un tema da riequilibrare. Ed è per quello che probabilmente ripartite da capo, sento come una cosa del genere. Diciamo che siete molto focalizzati sulla concretezza di una situazione o di una relazione. È vero che vi interessa trovare il punto medio, però è anche vero che con questo asso di spade al contrario e il 2 di bastoni al contrario e questa fase di guarigione da cui state uscendo, non è che abbiate poi così tanto bene chiaro in testa dove vogliate andare o quale effettivamente possa essere il punto medio. Diciamo che migliorare la comunicazione di questo asso di spade può far sì che troviate questo punto medio. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Mondo.
Regina di spade. Oh, è arrivato il cavaliere di coppe. Credo che qui si tratti di determinare, vabbè, per voi prima di tutto cosa vi fa sentire al sicuro, considerato questo gruppo di carte, però è anche vero che è come se si dovesse prendere in considerazione come una meta più elevata. Vi dico, c'è qualche tema karmico qui, che parte in disequilibrio, però è come se qui ci fosse la possibilità di parlarne, di mettere delle etichette, delle regole anche con il re di spade e l'imperatore qui, e finalmente si possa fare quella proposta un po' più importante di quella del fante di coppe. Però andiamo a vedere il 5 di spade perché mi parla di confusione mentale esattamente come l'asso di spade al contrario. Morte. E 4 di bastoni. E regina di bastoni. Uh. Voglio anche il 6 di spade. Perché guardate, sono le stesse due carte, ragazzi, con le quali si inizia la lettura. 10 di spade, arcano della morte, 2 di pentacoli, 6 di coppe, 9 di pentacoli, 6 di coppe anche qui, 4 di bastoni mi richiamano tanto una storia di anime gemelle, ragazzi. Sapete che io ci vado sempre un po' con i piedi di piombo a dirvi queste cose. Chiamiamo l'anima compagna, chiamiamo l'anima karmica, che poi un po' tutti sono anime karmiche. Ehm... È come se, nonostante questa regolarizzazione di questo tema, questo dare una definizione, dare delle regole, dare una struttura, un ordine, una linearità al tipo di rapporto che sia che state costruendo con questa persona, voi puntate a qualche cosa di stabile, a qualche cosa di duraturo, a qualche cosa di concreto e c'è questa regina di bastoni. Cioè io sento che se all'inizio questa proposta poteva essere un po' leggera, mettiamola così, man mano che passa il tempo le cose si vanno intensificando. È vero che voi non capite ancora da che parte volete andare, ma è anche vero che avete bisogno con questi due sei di spade di lasciarvi indietro i problemi, di pensare in modo più positivo. È ora di chiudere con il ciclo di sofferenza, è ora di iniziare a viversela in modo più gioioso, giocoso. Avete il 2 di pentacoli, è la carta del giocoliere, ok? C'è qualcosa del passato, ragazzi, che vi tormenta. Tormenta in senso buono, non in senso cattivo, perché cioè nel senso tra la luna e il giudizio, sei di coppe, qui c'è come un tema che secondo me è quello che può essere una paura con la carta della luna, può essere una proiezione di cui non siete consapevoli e che vi impedisce in qualche modo di raggiungere il compimento, di raggiungere questo mondo. Cioè io ho come l'idea che dobbiate fate un lavoro sulle credenze limitanti, cioè che cosa credo io, perché ricordatevi sempre che quello che uno crede poi crea. Se io credo che là fuori non ci sia nessuno per me, creo quella realtà. Se io credo che la mia anima gemella è là fuori, creo quel tipo di realtà. Prima o poi incontrerò l'anima gemella, l'anima compagna, una compagnia, un fidanzato, una fidanzata, quello che state manifestando. La cosa positiva è che si passa da un amante al contrario a un 9 di pentacoli. Sento che tutto questo processo di, se vogliamo sì, ripulisti, ridefinizione, farà sì che possiate in qualche modo acquisire potere personale, acquisire forza, acquisire amor proprio.
Io credo che qualcuno di voi si renderà conto di certe dinamiche di comportamento con la carta del giudizio che prima non vedeva. È come fare un salto in avanti, ragazzi, ve lo dico. Allora, andiamo ai vari settori. Partiamo con i disoccupati. Allora, sinceramente ci sono probabilità, ragazzi, di fare non solo uno, ma vi direi anche più lavori. Ehm, Secondo me uno è part-time ed è quello che sarà tipo regolare e poi ci saranno come altre cose che potrete gestire. Va molto forte il babysitteraggio in questo periodo, sento, o comunque qualche cosa che ha a che fare con la parte empatica, la parte umana dei lavori. Potrebbe anche essere, non lo so, educatore, educatrice, qualche lavoro relativo agli anziani, bambini e anziani. Sento che saranno una forte fonte di, come vi posso dire, sì, di lavoro. Potrebbe essere qualcosa di stabile. Vi dico, secondo me non tutto quello che troverete sarà regolarizzato, però nonostante questo penso che sia una cosa stabile. Qualcuno potrebbe essere un lavoro su turni. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ragazzi, qui qualcuno avrà l'aumento di stipendio. O meglio detto, sì, ma c'è un aumento di stipendio perché c'è anche un asso di denari. O un premio potrebbe anche essere per qualcuno. Ehm, è proprio un aumento di responsabilità, un cambio di ruolo, una promozione, io qui sento, a più alti ranghi. Di conseguenza, secondo me, adesso poi andiamo a vederlo, il denaro però, sì, è facile che ci sia un aumento di denaro in questo periodo. L'unica cosa che mi viene da dirvi è di non montarvi tanto la testa. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di rimanere umili nonostante, perché è un po' quello il vostro punto di forza e se perdete quella roba lì è come se non aveste più non il potere ma l'influenza di prima. Per chi fosse... Ah, e se state aspettando un trasferimento, è facile che arrivi, eh? E se fosse un rinnovo di un contratto, sì. Non so, però potrebbero cambiarvi dei termini. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, scusatemi, autonome, allora, secondo me qui ci sarà qualche collaborazione proficua, qualche nuovo inizio, qualche nuovo progetto, qualche genialata che vi verrà in mente. Vi ricordo che io qui all'inizio dicevo che con il giudizio vi si accende un lampadario e non solo una lampadina, che vi proietterà in avanti, ragazzi. Io credo che possa anche essere per qualcuno un progetto antico che andrete a ripescare, spolverare, risistemare e lanciare. Ed effettivamente potrebbe darvi delle grandi soddisfazioni, soprattutto se avete una ditta di servizi, non tanto di prodotti ma di servizi. Per quello che riguarda la parte economica, ragazzi, sento che le cose miglioreranno, ci saranno delle entrate extra, potrebbero arrivare dei premi produzione, dei rimborsi inaspettati, potreste anche ricevere qualche aiuto da qualche familiare, sinceramente, potrebbero esserci anche delle piccole vincite e non lo so, come la sensazione che qualcuno vi coinvolgerà in progetti che potrebbero essere proficui nel lungo periodo. Ehm,
Per le persone che sono single, parliamo di relazioni adesso. Allora, qui con quest'asso di pentacoli, secondo me, c'è un potenziale o nuovo inizio o reinizio. Il reinizio ve lo dico un po' per le energie di passato che ho qui. Titubante, un po' tentennante se ve la devo dire tutta, però poi come, cioè, è come se a un certo punto, con la ruota della fortuna, le cose cambiassero, prendessero una certa velocità, soprattutto perché poi avete anche il Cavaliere di Spade, che è una carta che va dritta verso quello che vuole. E qui potenzialmente vedo Re, Regina di Coppe e il Papa. Cioè, sento che è come se questa relazione ehm, con questa persona del passato o nuova, perché qui abbiamo comunque un fante di coppe e una regina di bastoni, dipendendo dalla situazione di ognuno, però è come se all'inizio fosse più sul leggero, più una chiacchiera così sul che tempo che fa o i piatti preferiti o cose di poco conto e poi a un certo punto le cose prendessero una piega, insomma, di una certa consistenza, già subito. E difatti questo fante poi si trasforma in un cavaliere, si protende, diciamo così, verso la stabilità del 4 di bastoni, ma qui c'è anche l'imperatore, quindi è come se si stesse cercando qualcosa di solido effettivamente. E qui io sento che qui abbiamo il 5 di spade, i pensieri, le credenze, i litigi, le discussioni interne, quello che non funziona, quello che grippa nella mente, e il 6 di spade che si allontana da questo 5 di spade, no? Quindi ho come la sensazione che a fine mese inizierete, mi viene da dire quasi una relazione da sogno. Tenete presente che queste tre carte per qualcuno mi rappresentano come se la vostra situazione, come se vi si gonfiasse l'ego, ok? Senza necessariamente infilarvi in una relazione ufficiale. Cioè, sento che c'è un sentimento, un qualche cosa che inizia, però qualcuno, perché questa è la carta del single, è l'archetipo del single, quindi magari non vi cambia la situazione a livello di etichetta della relazione, cioè continuate a essere o a sentirvi single, però in realtà c'è un potenziale con questa regina di bastoni che si ripete due volte di poter costruire qualche cosa di saldo, qualche cosa di stabile, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un koan. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Uff. Amici del Sagittario, il nonno muore e questa è la legge della natura. Gli anziani vanno via prima. Chi arriva prima di noi va via prima di noi, tendenzialmente. Il figlio muore e questo è contro natura, perché normalmente i genitori devono morire prima dei figli. Però sotto vi scrive, questa è fortuna. È un po' come se vi dicessero che tutto è scritto, più che è scritto, tutto è giusto così com'è. I buddisti hanno la filosofia del è sempre tutto perfetto così com'è. Ed effettivamente hanno ragione, cioè nel senso quando ci succedono certi traumi, col senno di poi rielaborarli, uno si rende conto che non poteva andare diversamente, che era giusto così, che dopo quella cosa che io ho vissuto sono cambiato, sono diventata un'altra persona, che quel tipo di trauma, situazione o lutto mi ha trasformato e mi ha permesso di essere la persona che sono oggi, più forte, più resiliente, eccetera. Andiamo a vedere ancora un oracolo. E la presa di coscienza del giudizio. Vi dico, secondo me farete un salto quantico in questo periodo, è come se vedeste le cose finalmente nel loro insieme, invece che vederle giuste o sbagliate. Questo ve lo dico perché avete il re di spade al contrario, che è una figura giudicante. Aiuto da una persona, 6 mesi.
Ma infatti ve lo dicevo che qualcuno potrebbe aiutarvi e potrebbe anche essere qualche familiare. Quindi può essere ragazzi che nei prossimi 6 mesi frequentiate magari questo terapeuta, l'archetipo del terapeuta, del maestro, che è il Papa, piuttosto che questa regina di bastoni o qualcuna di queste figure, mettiamola così, e che vi possa effettivamente dare una mano, un aiuto a vedere l'insieme delle cose. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al video, al canale, sono impaperata, piuttosto che la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail, sotto poi ci sono anche tutti gli altri riferimenti. Tenete presente che quello che io tratto nelle sessioni personali, cioè tutto il lavoro sulle credenze limitanti, lo trovate anche nella sezione degli abbonati. Quindi lì vi insegno quali sono le credenze limitanti, come identificare le vostre, come eventualmente modificarle e far diventare credenze potenzianti. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, insomma c'è un po' tutto quello che ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata alle playlist che hanno la copertina lilla, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché si inizia dalle cose un po' più semplici e poi si va alle cose un po' più articolate. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!